La verità mi colpì una sera da Romanos, uno di quei ristoranti italiani troppo costosi, dove il vino costa più della mia prima macchina. Mia moglie era seduta di fronte a me, le unghie perfettamente curate che tamburellavano sullo schermo del telefono. Si scusò per rispondere a una chiamata, lasciando il telefono a faccia in su sul tavolo. Comparve una notifica di messaggio. «Ehi, bellissima, sei disponibile domani sera?» Per 5 anni mi ero ripetuto che ero paranoico. 5 anni a ignorare i segnali che qualcosa non andava. Ma a volte basta un piccolo dettaglio per mandare in frantumi tutto ciò in cui ci si è convinti di credere. Ci siamo conosciuti grazie ad amici comuni a un evento di networking nel settore nel 2019. Lei lavorava nel settore immobiliare di lusso, mentre io gestivo le operazioni per un'azienda di distribuzione regionale. L'attrazione fu immediata. La sua sicurezza, la sua determinazione, la sua capacità di attirare l'attenzione in qualsiasi stanza. Nel giro di un anno andammo a vivere insieme. Il matrimonio arrivò l'anno successivo. A ripensarci, i segnali di avvertimento iniziarono a comparire circa un anno dopo le nozze. Commenti sulle mie scelte lavorative divennero sempre più frequenti. Potresti guadagnare il doppio se entrassi nelle vendite. Perché non fai domanda per quella posizione dirigenziale nell'azienda di Marcus? Il marito della mia cliente è appena diventato direttore regionale. I confronti salariali iniziarono in modo sottile. Lasciava il portatile aperto su annunci di lavoro con stipendi a 6 cifre. Mi inoltrava email su posizioni dirigenziali. Accennava spesso alle carriere dei mariti delle sue colleghe. Il mio stipendio di $85.000 sembrava rimpicciolirsi sempre di più ai suoi occhi ogni mese che passava. Poi arrivarono le serate fuori per mostrare proprietà, gli incontri con i clienti nei fine settimana, gli appuntamenti fuori città improvvisi e impossibili da riprogrammare. Io mi buttai nel lavoro, accettando turni extra, facendo di tutto per ignorare la crescente distanza tra noi. Il mese scorso qualcosa cambiò. Lei divenne meno attenta. Le chiamate segrete in bagno si trasformarono in lunghe passeggiate fuori casa. La password del telefono cambiava ogni settimana. Gli estratti conto della carta di credito mostravano cene in ristoranti in cui non ero mai stato. Assunsi un investigatore privato. Non fu il mio momento di maggior orgoglio, ma dovevo sapere la verità. Il rapporto mi arrivò via email 3 giorni fa. Foto, messaggi, video. Tutto dettagliato in modo freddo e innegabile. Il suo amante possedeva una catena di boutique di lusso. Si erano conosciuti mentre lei mostrava proprietà nella zona commerciale. Lui le aveva promesso opportunità esclusive nel settore retail, rendimenti garantiti sugli investimenti, locali in posizioni di prestigio. Lei investì i nostri risparmi, $200.000, senza dirmelo. Le sue attività erano in crisi, soffocate dai debiti e dai prestiti non pagati, con 3 negozi già chiusi. La porta del bagno del ristorante si aprì e lei tornò al nostro tavolo, ancora al telefono. «No, tesoro, lui non ha idea di niente», disse ridendo, senza accorgersi che la sentivo. «Solo un manager di magazzino che pensa di avercela fatta. Dovresti sentirlo vantarsi della sua promozione». Rimasi seduto, lasciando che quelle parole mi colpissero. La donna di fronte a me, che indossava l'anello per cui avevo risparmiato 3 mesi, stava deridendo la mia carriera con il suo amante, mentre il suo impero crollava. Il cameriere arrivò con i nostri piatti. Linguine ai frutti di mare per lei, saltimbocca alla romana per me. Tagliai la carne con movimenti precisi e deliberati. Il giorno dopo avrei chiamato l'avvocato divorzista, il cui biglietto da visita giaceva nel mio portafoglio da settimane. Ma quella sera avrei finito il mio pasto e l'avrei guardata mentire. A volte, i momenti più importanti della vita accadono nel silenzio. Niente urla, piatti rotti o scenate drammatiche. Solo il lieve scatto di una realizzazione, come una porta che si chiude per sempre. I giorni successivi a quella cena si svolsero come scene della vita di qualcun altro. Mi immersi nella raccolta di prove, documentando tutto con precisione metodica. Il rapporto dell'investigatore privato fu solo l'inizio. Gli estratti conto bancari rivelarono uno schema.
piccoli prelievi iniziali, $500 qui, 1000 là, poi importi più grandi, sempre appena sotto la soglia che avrebbe fatto scattare una notifica. Aveva pianificato tutto con attenzione, sincronizzando i trasferimenti con i depositi del mio stipendio. In 8 mesi aveva spostato quasi $123.000 su un conto separato. Le boutique stavano fallendo miseramente. Una ricerca veloce mostrò 3 negozi già chiusi con cartelli di "affittasi" sulle vetrine. I fornitori avevano presentato ingiunzioni. I dipendenti si lamentavano degli assegni scoperti. Poi ricevetti un'email anonima un mercoledì mattina. Foto di loro due in una proprietà sulla spiaggia a Newport, una delle sue ultime vendite. Altre immagini in ristoranti di lusso, hall di hotel, club privati. Il mittente scrisse solo: "Pensavo che dovessi sapere cosa sta facendo tua moglie". Era chiaro, non si trattava solo di un tradimento. Aveva scommesso il nostro futuro sulla sua relazione con un uomo la cui attività stava affondando. I miei passi successivi furono calcolati. Prima l'avvocato, un contatto consigliato dal mio migliore amico. Poi il commercialista, per tracciare ogni centesimo che lei aveva spostato. Mi occupai di raccogliere documenti, fare copie, proteggere i miei conti personali. Il tutto mantenendo un'illusione perfetta in casa. Lei non notò mai i miei preparativi. Troppo impegnata nelle sue menzogne, non colse i segnali davanti a lei. Venerdì mattina, 3 settimane dopo quella cena, ricevetti la prova definitiva. Il fallimento della boutique fu reso pubblico. 5 milioni di debiti, tasse non pagate, prestiti insoluti. I nostri risparmi erano svaniti in quel buco nero, insieme ai soldi di altri investitori ignari. Quella sera tornò a casa tardi, con le solite scuse su un cliente difficile. Ero seduto al bancone della cucina, davanti a una pila di documenti. Estratti conto, atti di proprietà, foto, il documento di bancarotta. "Dobbiamo parlare", dissi semplicemente. Lei sembrava aver visto un fantasma quando vide i documenti. Nessuna negazione drammatica, nessuna confessione in lacrime, solo silenzio, mentre la realtà faceva crollare il castello di bugie che aveva costruito con tanta cura. Poi ebbe l'audacia di chiedermi da quanto tempo lo sapevo. "Abbastanza a lungo per proteggermi", le risposi secco. I documenti per il divorzio erano già pronti. Il mio avvocato glieli avrebbe fatti recapitare lunedì mattina. Avevo già affittato un piccolo appartamento dall'altra parte della città, arredato con l'essenziale. I traslocatori sarebbero arrivati mentre lei era al suo solito pranzo di lavoro con il suo amante ormai fallito. "Non capisci?", provò a giustificarsi. "Il suo piano aziendale era solido. Il mercato è cambiato all'improvviso". "Non me ne frega niente", la interruppi, guardandola dritto negli occhi. "Lo capirai molto presto". Lei cercò di dire qualcosa, ma alzai la mano per zittirla. "Risparmia il fiato per il tuo avvocato". Quella notte dormii nella stanza degli ospiti per l'ultima volta. Attraverso il muro la sentivo al telefono, la voce che si alzava e si abbassava mentre tentava disperatamente di salvare qualcosa tra le macerie delle sue scelte. Ma certe cose, una volta rotte, non si possono più aggiustare con parole, promesse o spiegazioni. Il mese successivo passò in un turbinio di documenti e procedure legali. Il mio avvocato si occupò di tutto con una calma glaciale. Le prove erano schiaccianti. Bonifici, documenti di investimento, foto con data e ora. Lei non poté contestare nulla. Il mio nuovo appartamento inizialmente sembrava vuoto, ma quel vuoto era meglio di una casa piena di bugie. Comprai un tavolino da caffè usato, trovai un divano decente in saldo, acquistai qualche utensile da cucina. Piccole decisioni, tutte mie. Nessuno che mi dicesse che potevo permettermi di meglio. Il lavoro diventò il mio rifugio. Mi dedicai anima e corpo a un grande progetto di riorganizzazione logistica, ottimizzando l'operatività dei nostri magazzini. Il mio capo se ne accorse. "Ultimamente sei diverso", mi disse un venerdì pomeriggio. "Più concentrato, più incisivo". La settimana successiva mi affidò la gestione di 3 nuovi centri di distribuzione. Il divorzio rivelò più di quanto mi aspettassi. L'impero delle boutique del suo amante aveva bruciato milioni.
I nostri risparmi erano solo una goccia in quell'oceano di debiti. Altri investitori uscirono allo scoperto, amici, colleghi, clienti che si erano fidati della sua esperienza nel settore immobiliare. Li aveva convinti tutti a investire nell'attività di un uomo che si stava sgretolando sotto il peso delle sue bugie. Un mese dopo, il curatore fallimentare pubblicò il rapporto definitivo. La situazione era ancora peggiore di quanto immaginato. 11 milioni di debiti, fatture non pagate ai fornitori, violazioni contrattuali sugli affitti. Le prestigiose boutique in centro erano solo una facciata, tenuta in piedi da prestiti e promesse vuote. Lei cercò di contattarmi attraverso amici comuni. «Sta passando un brutto periodo», mi dissero. «Il fallimento dell'azienda non è stata colpa sua. Anche lei è stata ingannata». Ma gli estratti conto raccontavano un'altra storia. Sapeva tutto: i debiti, gli assegni scoperti, i problemi con i fornitori. Eppure aveva scelto di investirci i nostri soldi. La mia promozione arrivò la settimana scorsa. Direttore delle operazioni regionali, la posizione che diceva sempre che avrei dovuto desiderare. Il mio stipendio salì a $105.000, con bonus legati ai risultati. Festeggiai comprando un materasso nuovo per il mio appartamento. Piccole vittorie. Il suo nome finì sotto inchiesta. Troppi investitori arrabbiati, troppe domande sul suo ruolo nella promozione di investimenti fraudolenti. Il suo broker la scaricò. Gli immobili di lusso sparirono. L'ultima volta che ne sentii parlare, viveva ospite a casa di un'amica di vecchia data. La parte più difficile non fu il tradimento, nemmeno la perdita dei soldi. Fu rendermi conto che per 5 anni la mia vita era stata misurata e giudicata da qualcuno che aveva puntato tutto su promesse vuote e sogni di lusso. Ma quel giudizio diceva più su di lei che su di me. L'ho incontrata ieri al supermercato. Quella borsa firmata che tanto amava era stata sostituita da una semplice borsa di tela. La sua Audi era stata pignorata e ora guidava una Kia Sorento. Stava per parlarmi, probabilmente con un'altra spiegazione o giustificazione. La guardai, annuii e continuai a camminare. Alcune conversazioni non valgono la pena di essere avute. Ogni mattina controllo i report sulle operazioni del magazzino. Monitoro l'efficienza delle spedizioni. Seguo l'andamento della distribuzione. Un lavoro semplice e onesto che mantiene in piedi un sistema e dà lavoro a centinaia di persone. Il mio stipendio non farà girare la testa nei ristoranti di lusso, ma è costruito su basi solide. Vale più di tutte le promesse vuote del suo amante. Stasera mi incontro con il mio team per pianificare la strategia logistica del prossimo trimestre. C'è una soddisfazione reale nel costruire qualcosa di concreto, nel risolvere problemi invece di inseguire illusioni. Il saldo del mio conto bancario è più basso rispetto a 6 mesi fa, ma quei soldi sono miei. Ogni dollaro guadagnato con un lavoro di cui posso essere fiero. Ed è qualcosa che lei non ha mai capito. Il successo non è impressionare estranei in ristoranti costosi, è guardarsi allo specchio ogni mattina sapendo di costruire qualcosa di vero. La scorsa settimana il divorzio è stato finalizzato, veloce, pulito, senza contestazioni. Siamo stati sposati solo 5 anni, quindi non aveva diritto agli alimenti. Il giudice ha dato un'occhiata ai documenti finanziari e ha preso la sua decisione. Sono uscito dal tribunale sentendomi più leggero, nonostante il mio conto prosciugato. Ho scoperto tramite amici comuni che il suo ex amante è nei guai legali sempre più seri. L'inchiesta sul fallimento ha rivelato una serie di frodi deliberate. Gli investigatori dello Stato si sono fatti avanti. Si parla di frode agli investitori e di beni falsamente dichiarati. Lei è stata chiamata a testimoniare sul suo ruolo nell'attirare investitori. Il divorzio ha stabilito che deve restituirmi metà dei soldi che ha sperperato. Mi sta facendo bonifici mensili dal suo nuovo lavoro in una piccola agenzia immobiliare dall'altra parte della città. Ogni deposito è un promemoria di quanto sia facile trasformare i sogni in delusioni quando si inseguono le cose sbagliate. Ora ho tutto ciò di cui ho bisogno e lei ha solo macerie. La vita ha un modo strano di rimettere tutto al suo posto. Lei ha perso tutto.
mentre io ho ritrovato me stesso. Ma voglio sapere una cosa. Se foste stati al mio posto, cosa avreste fatto? Scrivetelo nei commenti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime storie incredibili.